ore e ore a guardare lo schermo senza nessun scopo o beneficio, troppo telefono o tablet. Forse tu sei una vittima, ma ancora peggio, forse i tuoi figli piccoli ne sono colpiti. Social media, videogiochi, video, e non sai come farli smettere. Ha già litigato varie volte, ma niente si è risolto. Invece di fare sport e crescere sani, o stare con gli altri, o giocare fuori, a correre nella natura, come si faceva prima, stanno ore e ore a guardare uno schermo. E questo ti preoccupa. Forse si stanno rovinando gli occhi, forse imparano cose negative, o rimarranno indietro con gli studi. E ti rendi conto che anche tu forse passi troppo tempo sul telefono, non ti aiuta nella tua carriera o nella vita di coppia. La tecnologia e gli schermi sono troppo invadenti ormai nella tua serenità e concentrazione quotidiana. Non sei contento. È un tema difficile che vorrei affrontare oggi perché su questo canale cerco di leggere decine di libri per offrirti idee utili per una vita più serena e soddisfacente. Fare i genitori nell'era digitale non è facile. La tecnologia si è infiltrata nelle nostre vite e può essere opprimente, ma sono qui per aiutarti. In questo video condividerò 3 consigli presi da 3 libri scritti da psicologi infantili su come domare la tecnologia e creare un ambiente familiare più sereno e produttivo per tutti. Iniziamo. L'altro giorno ho incontrato un'amica mia con il figlio piccolo. Mi ha detto che non riesce a staccarlo dal tablet. Siccome io stesso ho una sorella piccola a cui ho dedicato questo canale, vorrei affrontare questo tema e offrirti degli spunti utili per adulti, genitori, zii, fratelli e sorelle maggiori. Scusate per la voce un po' strana, ma ci tenevo a fare questa puntata, anche se ho il mal di gola. Ho cercato i migliori libri su questa tematica nel campo della psicologia infantile per portarti oggi 3 idee, senza che devi passare mesi a leggere quei libri. La terza idea poi è quella più difficile e utile, quindi rimani fino alla fine. È una precisazione. Questi consigli possono essere applicati anche per adulti. Però, prima di andare in dettaglio, è importante capire il potere delle abitudini, sia per adulti che bambini. Le soluzioni che sto per darti non agisteranno tutto in un giorno o una settimana, ma funzionano al 100%. Ci vuole pazienza e progressi lenti e costanti. Si basano sui miei anni di ricerca nella psicologia delle abitudini, idee poi che ho applicato su me stesso. Si tratta di migliorare ogni giorno dell'1%. Se ogni giorno tuo figlio spende 2 minuti sul telefono di meno, in 2 mesi passa da 4 ore al giorno a 2, la metà. Questi sono i progressi che posso prometterti. Se cerchi invece la soluzione immediata e magica, non ce l'ho. Offro sempre soluzioni reali basate sulla scienza. Quello però che voglio dirti con questo è che stare sul tablet o telefono è semplicemente un'abitudine acquisita che può essere cambiata, non deve essere considerata per forza una malattia o debolezza psicologica. Prossimo passo, le soluzioni che ho trovato per te, che ho usato anche per me stesso, con i migliori libri di psicologia che ho trovato in materia. Ecco, 3 idee efficaci per ridurre il tempo trascorso sullo schermo e promuovere abitudini sane. La prima, puoi stabilire dei limiti degli orari specifici per l'utilizzo dei dispositivi e mantienili per 10 giorni per cominciare. Questo forse l'hai già provato, per esempio dopo la scuola o dopo il lavoro. Quando userò il tablet per i social media, o giocare, o leggere? Quanto tempo posso stare su internet? Se ci pensi, non è la prima volta che ti rendi conto che tu o tuo figlio state troppo tempo sul telefono, però irritarsi sul momento e lamentarsi non porta risultati a lungo termine. Non si tratta poi di costringere le persone a seguire un programma fisso, ma di avere un piano, delle linee guida. Senza un piano si finisce solo per litigare o perdere di vista lo scopo. Bisogna creare un piano quotidiano per poter misurare e migliorare le cose. Non dico di contare ogni minuto cosa si fa, ma avere delle idee, delle regole scritte per mantenere la direzione nelle prossime settimane. Vale sia per bambini che gli adulti. So che vuoi bene ai tuoi bambini e faresti di tutto per migliorare la loro vita. Con quest'idea voglio darti gli strumenti migliori per riuscirci. Strumenti molto utili e pratici che io uso sono varie applicazioni gratis che puoi trovare su App Store che bloccano certi siti o app dopo un periodo di tempo. Io uso per esempio Leech Block per bloccare Facebook dopo 10 minuti al giorno. Sul telefono ho un'app chiamata Stay Focused, ma ce ne sono tante simili. Sono degli utili investimenti per la tua produttività, specialmente a lungo termine, per migliorare le abitudini e uscire dalla dipendenza digitale. L'idea è di bloccare la perdita di tempo in maniera automatica, senza dover litigare con i figli. Perché penso che ti è già successo di litigare per togliere il tablet dalle mani di tuo figlio, finendo solo per infiammare gli animi. E non è mai bello.
Un'ora al giorno per esempio, dopodiché questi strumenti bloccano l'accesso a Facebook o Instagram o quello che vuoi limitare insomma. Limita le cattive abitudini in maniera automatica. A me ha aiutato a uscire dalla dipendenza da YouTube. Fammi sapere poi nei commenti se hai provato in passato a creare un piano per ridurre l'uso del telefono o hai provato questi blocchi digitali e com'è andata. Anch'io posso imparare qualcosa da te. Ispirato dal libro The Big Disconnect, Protecting Childhood and Family Relationships in the Digital Age. Si traduce come La grande disconnessione, proteggere l'infanzia e le relazioni familiari nell'era digitale. Scritto dalla psicologa Catherine Steiner Adair. Secondo passo idea. Una volta che TikTok viene bloccato dopo i 30 minuti quotidiani, cosa si fa? Qui bisogna sostituire l'abitudine negativa, quella di sprecare 2-3 ore sui social media, con una nuova abitudine positiva, altrimenti la soluzione non dura. E io voglio darti soluzioni che migliorano la tua vita per sempre. Attenzione, non cambiare tutto subito. So che la tentazione è quella di prendere il telefono e dire a tua figlia magari di andare in palestra, però questa non è una soluzione duratura o pacifica. Si creerà astio e non è quello che vogliamo. Quello che ti propongo è un cambiamento gentile, graduale, deciso e sostenuto dalla scienza, che diventerà un'abitudine positiva nel tempo. Incoraggia le interazioni faccia a faccia con amici e familiari e coinvolgi il bambino in attività di gruppo o sportive. Questo gli aiuterà a sviluppare le abilità sociali e a ridurre la loro dipendenza dai dispositivi per l'intrattenimento. Detto così è vuota teoria, lo so. Ecco invece degli esempi pratici. Programmare delle uscite con gli amici di tuo figlio a casa tua, in un parco, dove potranno giocare all'aperto, fare sport o altre attività. Organizzare una serata di giochi in famiglia, organizzare un picnic, un'attività all'aperto, iscriversi a una squadra sportiva, programmare passeggiate in famiglia, bicicletta nei tuoi quartieri o nei parchi vicini, organizzare progetti artistici o artigianali di gruppo con tua figlia e una sua amica. Il segreto è di trovare attività che piacciono al bambino, che lo aiutano a sviluppare capacità sociali e riducono la sua dipendenza da dispositivi per il divertimento. Il mondo là fuori è pieno di cose belle e soddisfacenti da fare. Se ci pensi, quando tu eri bambino non ti è mai servito un tablet o un dispositivo per divertirti e ci siamo divertiti tanto lo stesso. Nota importante qui, il mio umile consiglio è di non decidere per loro, ma decidi con loro, cioè evita di importi in maniera tirannica, rendili partecipi nel processo decisionale. Questo aiuterà anche nella loro maturazione e presa di responsabilità. È facile per un bambino dire che non vuole giocare a calcio perché il papà l'ha obbligato. Ma quando è lui stesso che decide insieme al papà che vuole allenarsi per correre o fare maratona o karate, le cose cambiano. Da una prospettiva negativa e lamentosa a una prospettiva costruttiva, positiva e responsabile. Ispirato dal libro Reset Your Child's Brain, resettare il cervello del tuo bambino, della psichiatra infantile Victoria Dunkley. Se stai trovando la puntata utile fino ad ora, lascia un like, aiuta enormemente la biblioteca. Terza idea, la più difficile, essere un esempio da seguire. Specialmente i bambini piccoli imparano copiando i genitori. In qualità di genitore è essenziale modellare sane abitudini nei confronti della tecnologia. Idealmente si dovrebbe limitare il tempo trascorso davanti allo schermo e dedicarsi ad attività che non coinvolgono i dispositivi in presenza dei bambini piccoli. Una soluzione semplice che puoi applicare oggi e che uso anch'io: non farti vedere con il telefono a tavola durante attività in famiglia. È importante far vedere che tu rispetti le regole che imponi, altrimenti i bambini non ascoltano le parole, imitano quello che fanno i genitori perché è quello che vedono. Usa il telefono, il tablet o il laptop nel tuo studio, lontano dagli occhi del tuo bambino, specialmente quando prometti di stare insieme, per fare i compiti per esempio. Questo è ispirato dal libro Screenwise, Helping Kids Thrive and Survive in Their Digital World. Aiutare i bambini a prosperare e sopravvivere nel loro mondo digitale, scritto dalla dottoressa Deborah Heitner. È fondamentale in tutto ciò mantenere una comunicazione aperta con il bambino e discutere le ragioni di queste linee guida e piani. Questo dovrebbe aiutarli a capire l'importanza di bilanciare il tempo trascorso sullo schermo con altri aspetti della loro vita. Lo so che ti ho detto tante cose in questa puntata, segnati magari una o due cose che puoi applicare oggi e comincia con poco, un cambiamento gentile per sviluppare abitudini più sane. Ti ho dato anche esempi: creare un piano, stabilire degli orari,
organizzare attività senza schermi, non farti vedere a tavola con il telefono, decidere un hobby insieme a tuo figlio o tua figlia da provare, usare una di quelle app per bloccare i social media. Quando vedi i risultati, torna a questo video e applica piano piano il resto delle idee. Ricorda, cambiamento graduale nelle prossime settimane e mesi. Lo so che funziona e che riuscirai a migliorare le cose. Riesci già a immaginare come sarebbe quando si torna a parlare a tavola, a guardarsi negli occhi, a fare una bella passeggiata rilassante al parco tutti insieme. Però cosa ne pensi tu di queste idee? Scrivimi nei commenti se ci sono altre tematiche o libri che ti interessano in materia di psicologia, produttività e serenità mentale. Questi sono i temi che tratto su questo canale attraverso centinaia di libri per migliorare la nostra mente, salute e vita sociale. Non stare tutto il giorno sul telefono è un inizio, però se vuoi sapere i segreti delle abitudini vincenti nella vita, non puoi perderti questo video. Contiene strategie e tecniche dettagliate per migliorare fisicamente e mentalmente ogni giorno attraverso piccoli passi. È il libro che ha cambiato la mia vita. Ci vediamo la settimana prossima nella biblioteca.